C'è una cosa che quasi tutti sottovalutiamo: i nostri dati non sono al sicuro solo perché sono dentro un computer, foto, video, documenti, progetti di lavoro, file importanti, ricordi di famiglia. Tutto sembra protetto perché stanno lì dentro, finché un giorno il computer magari non ti avvisa, ma non si accende più, un disco smette di funzionare, oppure cancelliamo per errore una cartella che non doveva sparire. Nel mio caso il problema è ancora più evidente, perché dietro ogni video di YouTube ci sono ore di registrazioni, file audio, progetti di montaggio, miniature, documenti, insomma un sacco di roba. E dopo anni di lavoro succede una cosa inevitabile: i dati diventano tanti, sparsi e difficili da gestire. Per molto tempo anche io ho fatto quello che fanno tanti: qualcosa su un hard disk esterno, qualche cosa su un SSD, per qualche altra cosa, qualche cosa la lascio sul computer, qualcosa sul cloud, qualcosa su un altro disco. Ma a un certo punto mi sono fatto una domanda molto semplice: se dovessi recuperare tutto, sarei davvero tranquillo? Saprei dove stanno le cose? Ed è qui che entra in gioco una parola un po' strana: il NAS. Un NAS, detto in modo molto semplice, è un sistema di archiviazione collegato alla rete, una specie di cloud personale che però rimane in casa o in ufficio, dove posso salvare i miei file, fare il backup, accedere da più dispositivi e mantenere il controllo diretto sui dati. Accedere anche da cellulare. Non è semplicemente un hard disk esterno, è un centro di gestione per tutto quello che voglio conservare, proteggere e ritrovare facilmente dovunque sono. Per questo ho deciso di provare l'Ugreen NAS DXP 2008 GT, che è questa bestia qui, un NAS compatto ma pensato per chi ha bisogno di velocità, sicurezza e organizzazione per la casa, il lavoro e, nel mio caso, anche per gestire tutto il flusso creativo del video. E quindi oggi ve ne voglio parlare e andiamo a vederlo nel particolare. Vedete, un hard disk esterno risolve solo una parte del problema, aggiunge spazio, ma non crea davvero un sistema ordinato, automatico e accessibile da più dispositivi. Il cloud è molto comodo, ma richiede abbonamenti, dipende dalla connessione e porta i nostri dati fuori di casa su un server di qualcuno. Un NAS invece unisce tutte e due le cose, mantiene i file sotto il nostro controllo, ma li rende disponibili su più computer, smartphone, tablet, diventando una sorta di centro personale del mio backup, archiviazione del lavoro quotidiano. Prima di passare però alla configurazione e farvi vedere un po' come funziona un NAS, voglio farvi vedere cosa troviamo all'interno della confezione quando facciamo l'unboxing. È ovvio che oltre a Ugreen NAS DXP 2008 GT troviamo tutto il necessario per iniziare: il cavo di alimentazione con il suo alimentatore esterno molto compatto, quindi mi è piaciuto davvero tanto, il cavo di rete LAN per collegare il NAS al router o allo switch di casa, e anche un cavo HDMI utile se vogliamo collegare direttamente il NAS ad un monitor. È già perché un NAS è una specie di computer che io posso governare come voglio, quindi anche un monitor esterno nel caso in cui voglio fare la configurazione direttamente da lì. Ed ora lo vediamo un pochino più da vicino. Il NAS, eccolo qui, ha un aspetto compatto, ordinato. Vediamo che sul retro, il retro è questo qui che vedete, guardate come ho questa copertina per non farci andare la polvere, vedete un po' di polvere già è passata perché io lo sto usando da un bel po' di tempo, e abbiamo alcune porte: una porta in uscita HDMI, quella di cui vi parlavo prima, una porta USB-A 3.2, due porte USB-A da 2.0, la porta LAN per la connessione alla tua rete, il tasto di reset ed ovviamente l'alimentazione. Invece sul davanti troviamo gli alloggiamenti in cui mettere gli hard disk, e poi te ne parlo perché ti faccio vedere anche come si mettono gli hard disk. Poi abbiamo una porta USB-C, ovviamente il tasto di accensione, 3 LED per il funzionamento ed una porta aggiuntiva USB-A 3.2. Ora però ti voglio far vedere
come si fanno, come sono gli alloggiamenti. Intanto ti faccio vedere come ti viene data anche una chiavetta esterna per lasciare i tuoi hard disk al sicuro, il che vuol dire, vedete, questa è loccata, è bloccata, vedete che se voglio non la apro, mentre questa è aperta e la posso aprire. Guardate come una volta che io apro l'hard disk, per mettere dentro l'hard disk è veramente semplicissimo, perché qui abbiamo questa linguetta, vedete questa linguetta, che io basta che abbasso e vedete come viene fuori poi questa parte, una parte esterna che viene allargata, ecco, e poi è semplicissimo mettere il tuo hard disk, lo metti all'interno, poi fai attenzione che tutto sia a posto, vedete, molto molto semplice, e poi basta rimetterlo nell'alloggiamento, proprio davvero un gioco da ragazzi. Ma questi alloggiamenti non supportano soltanto gli hard disk classici SSD SATA, sono compatibili anche con unità U2 NVMe pensate per prestazioni più elevate quando si lavora con file pesanti, e quindi si aggiungono due slot M2 NVMe utili per aumentare la velocità e avere uno spazio di lavoro ancora più rapido. Troviamo un processore AMD R2514 8 GB di RAM DDR4 espandibili fino a 64 GB. Una volta che abbiamo inserito il nostro hard disk, poi metterlo all'interno è davvero un gioco da ragazzi. Io quello che vi consiglio è non toglieteli tutti e due, così vedete il numero, perché poi il numero ti dice come lo hai messo, se lo hai messo giusto oppure no. Ecco, una volta visto la sua configurazione hardware, un punto importante è il RAID. Il RAID è un sistema con cui il NAS può usare più dischi insieme. Perché metterne due? Perché due? A volte ne vediamo 4, a volte 6, per aumentare la sicurezza dei dati, oppure in alcuni casi le prestazioni. Per esempio, con una configurazione di tipo RAID 1 i dati vengono copiati su entrambi i dischi. Se uno dei due si rompe non perdiamo tutto, perché all'interno resta una copia del disco. Questa è l'importanza del NAS, non solo mettere i dati dentro, ma essere certi che i tuoi dati siano al sicuro. Nella pratica io uso l'Ugreen NAS DXP 2008 GT, eccola qui la sigla, come archivio centrale, video, progetti, miniature, tutto all'interno. Dal computer, dallo smartphone posso accedere ai file organizzati, recuperarli, tenerli sotto controllo senza dover collegare ogni volta un disco esterno, non so quale, dove l'ho messe le cose, eccetera eccetera. La cosa più utile però è anche il backup. Posso impostare copie automatiche dei file importanti e ridurre il rischio di perderli negli anni. Poi ti farò vedere per i possessori, ad esempio di Mac, come si può impostare anche Time Machine, e io ho impostato Time Machine. Ogni volta per impostare Time Machine dovevo mettere all'interno un hard disk, non mi ricordavo che lo facevo, quando lo facevo, invece adesso non mi devo preoccupare più di nulla. La configurazione è veramente molto molto semplice. Una volta che lo accendete, il software Ugreen fa tutto da solo, e adesso lo andiamo a vedere. Lo monto, datemi 2 minuti e poi andiamo a vedere il software. Ed eccolo qui, vedete, questo è come un sistema operativo, è una parte molto importante dell'Ugreen NAS DXP 2008 GT, perché non è solo hardware ma è anche software, ed è importante avere un software che ci permetta facilmente di gestire il nostro NAS. Permette di gestirlo con un'interfaccia molto visuale, come un piccolo desktop. Da qui vedete come posso fare tantissime cose. Ad esempio posso aprire il file manager, vedete all'interno del file manager è come un file manager normale, vedete come ho le mie cartelle personali, e quindi io, i miei libri, le mie foto, adesso le foto non te le faccio vedere, scusami. Poi ho delle cartelle condivise, ad esempio quella che è questa, che è quella di Time Machine del Mac Mini di Mariano, quello da cui vi sto parlando. Poi ho le cartelle utente di Mariano, del presidente, e cioè vado a poter dare
dare accesso ad alcune cartelle anche ad utenti esterni, e questa è una cosa fantastica perché non solo può essere usato per me, ma può essere usato ad esempio per me e per diverse persone. Insomma, dal file manager posso organizzare concretamente tutto l'archivio, creare cartelle condivise, cartelle dedicate ai singoli utenti e così via. Posso anche categorizzarle a seconda del colore delle cartelle. All'interno del pannello di controllo, che è un po' il cuore, il cervellone di tutto il mio sistema, vedete come ho la gestione degli utenti. Ad esempio, questo sono io, che è Mariano. Se vado a modificarlo, vedete come ho nome utente, posso mettere un'email, una descrizione, una password e il ruolo. Ad esempio, io sono amministratore, poi c'è un'altra persona chiamata presidente. Vedete come qui invece è un utente standard, gli posso abilitare quanti gigabyte avere all'interno del NAS, poi è autorizzato no a modificare la password, a disattivare l'account, eccetera eccetera. Posso mettere anche l'autenticazione a 2 fattori all'interno, e qui posso aggiungere, creare altri utenti in maniera molto molto semplice. Posso quindi decidere con precisione a quali cartelle ogni utente può accedere, posso dare i permessi di lettura, scrittura, negare gli accessi e così via. Insomma, è davvero fatto molto molto bene. All'interno del pannello di controllo vedo come c'è il pannello di servizio file. Per esempio c'è SMB, uno dei protocolli più usati per condividere file e cartelle in rete tra computer, e vediamo come ce ne sono tanti altri, ad esempio anche il protocollo FTP e così via. Una cosa molto comoda per chi usa il Mac è proprio abilitare, guardate qui nelle impostazioni avanzate, il servizio Bonjour, in modo che poi puoi impostare delle cartelle di Time Machine per fare il Time Machine. Mi raccomando, se lo fate dobbiamo abilitare anche il servizio SMB. In questo modo, abilitando questo e abilitando questo, poi Time Machine, che per chi ha un Mac sa bene di cosa parlo, ci sono tantissime altre cose che posso impostare qui, adesso non vi voglio far perdere tempo, l'hardware, l'alimentazione, l'impostazione di rete e così via, però guardate, questa è una cosa fantastica che io ho usato subito, Cloud Drives. Da qui posso collegare i servizi cloud che già utilizziamo. Infatti, ad esempio, se gli dico di aggiungere la connessione, vedete come ho OneDrive, Google Drive, Dropbox e così via, Amazon S3. Quindi da qui posso impostare che tutte le cose che vado a mettere in rete poi verranno ricaricate anche qui. Questo è molto molto importante per me, perché ad esempio io avevo tantissime cose in rete che insomma sì, va bene, so dove stanno eccetera eccetera, ma che volevo tenere per conto mio, e quindi adesso le tengo all'interno del mio NAS. L'ho fatto stare per un paio di giorni, si è sincronizzato tutto perché avevo tantissime cose in rete, ed ora davvero dormo sonni tranquilli. Una menzione particolare va fatta anche per l'app foto, ed eccola qui. Adesso voi vedrete tutto blerato perché ci sono le mie foto. Vedete come posso dividerle in cartelle, ad esempio le foto vecchie, le foto backup. Qui ci sono tutte le varie cartelle che io ho utilizzato, la mappa dove posso andare a vedere dove sono stato ogni volta, in quali città e così via, i preferiti, gli album personali e anche gli album condivisi con altre persone. Nota bene come tutte le foto non restano chiuse dentro casa, perché posso anche rivederle sull'app dello smartphone, quindi immagini archiviate localmente sul mio NAS non sono consultabili soltanto se sto dentro casa, ma le posso consultare anche dal mio smartphone, quindi una cosa davvero molto molto importante. E proprio l'app per lo smartphone rende tutto molto più pratico. Dal telefono posso accedere al NAS, aprire i file, i documenti, le foto, i video, controllare lo stato del sistema, vedere se tutto funziona correttamente e monitorare anche la temperatura, i dischi, le attività. In pratica il NAS resta fisicamente a casa mia, ma i miei dati possono essere disponibili un po' come accade per il cloud, con la differenza che l'archivio principale rimane sotto il mio controllo. In sostanza, il software Ugreen NAS è ciò che trasforma questo dispositivo da un semplice archivio, da un hard disk semplice, a un vero
centro di gestione dei dati, file, backup, foto, utenti, permessi, cloud, tutto quello che posso avere. Andiamo avanti perché ti voglio far vedere anche la gestione dell'archiviazione. Eccola qui, puoi creare dei pool di archiviazione, decidere come usare fisicamente i tuoi hard disk. Posso usare i due hard disk se voglio più spazio e quindi averli separati, oppure posso configurarli come nel mio caso RAID 1. La differenza è semplice: se uso due hard disk e allora come spazio separato posso avere una configurazione pensata per sommare le capacità e ottengo più memoria disponibile. Per esempio, se hai 2 tera ne diventano 4. Il vantaggio è evidente: ho più spazio all'interno del mio hard disk. Ma nel caso mio, ad esempio, io l'ho voluto mettere in RAID 1, quindi il ragionamento cambia, perché i dati vengono duplicati su entrambi i dischi. Quindi se uso 2 hard disk da 2 tera non avrò 4 tera, ma avrò sempre 2 terabyte utili, perché il secondo disco serve come copia del primo. Il vantaggio è la sicurezza: se un disco si guasta, i dati restano sull'altro e posso sostituire il disco danneggiato senza perdere tutto. Lo svantaggio è che rinuncio un po' al totale dei dati, ma questo insomma dipende un po' da voi e lo potete gestire assolutamente con molta semplicità all'interno del sistema operativo del nostro NAS. Secondo me un NAS come l'Ugreen DXP 2008 GT ha senso soprattutto per 3 tipi di persone. Il primo caso è le famiglie: foto, video, documenti, backup degli smartphone e i file importanti possono stare in un unico posto senza dipendere solo dalla memoria del telefono o da un abbonamento cloud che in molti casi diventa davvero molto grande. E se vi fate i calcoli andate a vedere come in un anno ti compri il tuo NAS. Il secondo caso è per chi lavora con i file pesanti: creator, fotografi, videomaker, professionisti, studenti universitari che magari hanno tanti progetti, tanto documenti e tanti video da avere in archivio. Il terzo caso è per chi vuole avere più controllo sui propri dati. Il cloud è comodissimo, ma qui i file restano fisicamente a casa vostra, dentro un sistema che potete gestire direttamente, e per me questo è un punto veramente molto importante. Non si tratta solo di avere più spazio, ma di avere più ordine, più sicurezza e più controllo. Il punto è questo: non tutti hanno bisogno di un NAS, ma tutti dovrebbero iniziare a pensare seriamente a dove sono i propri dati e a come proteggerli. Se avete tanti file sparsi, se lavorate con le foto, i video, se volete fare il backup in maniera ordinata o se semplicemente volete un archivio personale accessibile da più dispositivi, una soluzione come il NAS Ugreen DXP 2008 GT può diventare davvero importante anche per te. La cosa che mi ha convinto di più è proprio questa: non è solo un contenitore dove mettere le cose, ma un sistema centrale per organizzare, proteggere e ritrovare tutto con una certa semplicità. Il NAS Ugreen è disponibile sia sul sito Ugreen che su Amazon. Come sempre vi lascio i link ufficiali nella prima riga della descrizione, così potete vedere prezzo, disponibilità, caratteristiche aggiornate. E adesso ditemi nei commenti: voi come gestite i vostri backup? Hard disk esterni, cloud o NAS? Oppure, come fanno molti, ancora un po' a caso? Ciao ciao e al prossimo video!